Oggi vi faccio vedere come preparare tonkatsu, carne di maiale fritta. Ton, se scriviamo in ideogramma kanji, vuol dire maiale, ma un altro modo di leggere questo caso. Katsu viene da katsuretsu, vuol dire cotoletta. Katsu vuol dire anche vincere in giapponese. Per questo viene mangiato anche prima di affrontare un esame, una partita, oppure al lavoro se deve affrontare un lavoro difficile. Ci porta verso vittoria, altrimenti viene mangiata perché è buonissima. Gli ingredienti sono parte lonza del maiale, cavolo cappuccio morbido, un uovo, farina 00, panko, che sarebbe pan grattugiato giapponese, olio di arachidi per friggere, tonkatsu sauce, salsa tonkatsu. Questo spero che potete trovare in un negozio che vendono cose orientali, e sale naturale, io sto usando sale di Maldon, limone, orco, senape. Sto per fare 2 porzioni. Abbiamo 200 g di cavolo cappuccio morbido. Ho eliminato il cuore del cavolo, taglio sottilissimo, proprio julienne sottilissimi. Abbiamo 2 fette di lonza di maiale. Questa parte che sto indicando con dito ci sono dei nervi e tagliamo con il coltello. Così mentre cuciniamo non diventa piccola e quando mangiamo non sentiamo durezza dei nervi. Facciamo stessa cosa anche un'altra parte. Queste fette ho chiesto di tagliare 2 cm di spessore da macellaio. Se troverete lonza un po' più cornice di grasso, ancora meglio. Una fetta pesa circa 230 grammi. Con schiena di coltello battiamo carne tutte e 2 parti per fare diventare più tenera. Mettiamo un po' di sale sulla carne di tutte e 2 parti. Mescoliamo bene un uovo. Ci servono 3 teglie o 3 piatti. Una ho messo circa 2 cucchiai di farina 00 e un'altra teglia ho messo circa 10 cucchiai di panko e poi vedete voi se dopo vi manca aggiungete. Dopo che abbiamo battuto carne si allarga leggermente e allora con le mani cerchiamo di modellare facendo tornare come prima, perché vogliamo avere 2 cm di spessore, al minimo 1,5 cm. Facciamo indossare farina 00 sulla carne dappertutto, sopra, sotto e laterali. Dopo eliminiamo farina eccessiva sbattendo. Facciamo passare liquido dell'uovo con mano sinistra, così manteniamo di avere mano destra pulito. Altrimenti si può fare con la forchetta. Passiamo bene anche laterali. Adesso facciamo indossare panko, pan grattugiato giapponese, che è molto più grossolano rispetto a pan grattato italiano. Per farlo attaccare bene panko sulla carne mettiamo panko sulla carne e schiacciamo con le mani. Molto importante che abbia tanto panko attaccata molto bene, sia laterali e sopra sotto. Prima già impiattiamo questo julienne di cavolo cappuccio morbido, leggermente pressando con le mani, creando una palla. Mettiamo una fetta di limone a ciascuno
Al posto di senape giapponese che si chiama karashi, metto senape orco sul piatto. Nella pentola profonda ho messo olio di arachidi. Ci vogliono almeno 4 o 5 cm di profondità di olio. Con il bastoncino di legno ho toccato al fondo della pentola. Se stanno uscendo piccolissimi bollicini vuol dire 160 gradi o circa 165. Metto nell'olio la carne impanata. Avendo la carne un grosso spessore, se friggiamo con alta temperatura tipo 175-180 si brucia esterna ma dentro è ancora crudo, quindi friggiamo circa 165 gradi per un lato per 4 minuti e poi giriamo altri 3 o 3 e mezza. Se state facendo con 1,5 centimetri di spessore, naturalmente sempre bassetta temperatura ma meno minuti. Sono passati 4 minuti, la giriamo, passando il tempo si alza la temperatura dell'olio, quindi cerchiamo di mantenere temperatura di sempre 165-170 e abbassando fuoco. Sono passati 3 minuti e mezzo, la giriamo di nuovo, alziamo il fuoco, facciamo arrivare circa 175-180. Questa cosa facciamo solamente per non farla risultare unta. A parte risulta impanatura di carne è ancora più croccante, ma soprattutto alzando temperatura dell'olio, l'olio diventa più fluido. Se temperatura bassa meno fluido, ma temperatura alta più fluido vuol dire che quando tiriamo su carne facciamo cadere olio, così risulta meno unta. Tiriamo su, appoggiamo sulla teglia con la griglia. Se non avete griglia, magari una teglia, mettete sotto carta assorbente. La mettiamo di taglio in modo da fare cadere olio in eccesso. Con la schiumarola togliamo tutti i residui di pangrattato. Tonkatsu, prima di tagliare, facciamo riposare almeno per 3 minuti. La tagliamo circa 1,5 centimetri di larghezza con un colpo secco. Ecco, il nostro tonkatsu è pronta, la cotoletta della vittoria. Se mangerete questo tonkatsu vincerete di tutto, vi dà tantissima grinta e bella energia e tante calorie anche purtroppo. Comunque bisogna fare il conto, basta mangiare una volta ogni tanto. Qua non potevano mancare riso bianco e zuppa di miso per fare una bella cena giapponese. Come preparare riso bianco e zuppa di miso metterò il link, andate a vedere. Vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu. Prima mangio un po' di zuppa di miso per bagnare la gola. Mangio un po' di riso bianco per avvertire al mio stomaco che sta arrivando una cosa seria. In comune mangiare con tonkatsu sauce, ma qualche fettina vorrei assaggiare con sale di Maldon per sentire proprio semplicità e genuinità di questo fritto. Adesso state attenti, sentite croccantezza. Che bontà! Sono felicissima anche oggi. Adesso faccio abbinamento di sale di Maldon e senape orco. Addirittura anche succo di limone. Vediamo cosa succede. Fantastico, veramente. Un boccone di riso bianco assolutamente. Ora da mettere questa salsa classica per tonkatsu. Mettiamo un po' di senape orco. Questo già riesco a immaginare cosa succederà.
una croccantezza con questo gusto deciso. E poi quello che non siamo riusciti a finire con un unico boccone, appoggiamo sul riso e poi ben venga che è un po' di impanatura con un po' di grasso, salsa che lascia segno sul riso e quella parte è ancora più buona. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta bella grintosa, mettete un like. Iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è in questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato, tipo appassionata di carne. Grazie per aver guardato fino alla fine questo video. Prossimamente vi farò vedere anche come preparare katsudon. Si prepara tonkatsu molto più sottile di questo e poi dopo si manteca con salsa e uova e mettere sul riso. Allora vi saluto, ci vediamo al presto con mia nuova ricetta. Ciao a tutti!